Ripetiamo insieme: lunedì disegno. Oggi altra mia modella preferita, sia per la sua eleganza che per il suo viso ben definito, ben regolare. Mi piace tanto da disegnare, credo che questo si rifletta anche nei disegni quando ci sono i modelli che mi piacciono di più. Anche se questa mattina ci ho messo un po' a carburare, devo dire. I primi disegni sono veramente gli sgorbi, ma infatti li faccio vedere anche perché non vi voglio far vedere solo le cose belle, ma appunto, come dicevo nel primo video, voglio documentare i miei progressi e voglio che tra qualche settimana, quando li riguarderò, dirò: wow, dove sono arrivata, che cosa sono riuscita a fare. Il disegno ho delle linee molto forti, molto rigide, ma ancora non sufficientemente morbide e fluide. Infatti oggi ho lavorato un pochino su questo e forse tra la mattina e la sera un pochino il progresso si è visto, perché ho proprio fatto lo sforzo di pensarci e di lavorarci su. Infine oggi una ragazza ha disegnato direttamente dall'iPad e tra l'altro ci ha fatto vedere anche un dipinto digitale che ha fatto sull'iPad. Bellissimo, incredibile, tant'è che mi è venuta un po' la voglia anche a me di provare. Io ho l'iPad e disegno già su Procreate e mi piacerebbe provare anche questo, però ogni volta che c'è qualcosa di nuovo, scopro qualcosa di nuovo, non vedo l'ora di provarla. Già non vedo l'ora di provare la sanguigna, il carboncino, la creta e poi la penna, e adesso anche questo. Devo calmare un pochino la mia ansia di voler provare tutto, fare tutto, imparare tutto, leggere tutto, perché purtroppo, come dicevo anche nelle scorse settimane, è qualcosa che mi porto un po' dietro, ma poi provo a fare un bel respiro e a dirmi: ok, calma, stai già facendo il più possibile e per ora va bene così. E anche su YouTube ce la sto mettendo tutta, infatti se apprezzate i miei video mettete un like e iscrivetevi al mio canale. È solo martedì, ma ho delle occhiaie che parlano, sono un po' stanca, spero di riprendermi questa sera quando mi poso un po'. Oggi martedì, quindi disegno. Oggi c'era la modella che c'era durante la mia seconda settimana e che facevo fatica a disegnare perché faceva pose difficili. Effettivamente è una sua caratteristica, perché anche oggi ha fatto pose difficilissime, soprattutto per gli sketch veloci, però oggi me la sono cavata un po' meglio di qualche settimana fa e infatti anche da questo vedo un pochino un progresso, un pochino un miglioramento. Erano difficili anche le pose più lunghe che ha fatto, però è stato bello ed è stato diverso ed è stato ancora più interessante disegnare lei oggi e avere il confronto appunto con qualche settimana fa. Quando la modella non c'era abbiamo fatto uno studio di composizione su almeno 3 oggetti, quindi dovevamo scegliere un'angolazione da cui vedevamo almeno 3 oggetti disposti su piani diversi, in prospettive diverse, così da riuscire a fare uno studio di prospettiva. Quindi vedere 3 oggetti in fila e disegnare quello più vicino a noi chiaramente più in grande, quello più lontano da noi più in piccolo, più sfumato, con meno contrasto, diciamo. Tra l'altro oggi un'allieva mi ha regalato una piantina perché l'avevo aiutata durante la sua prima settimana con qualche materiale. Questo lo dico semplicemente per spiegare un po' com'è il clima in accademia, un clima veramente bellissimo dove ci si aiuta tanto a vicenda e con persone veramente fantastiche, veramente carine. È un gesto che mi ha fatto molto piacere, ma allo stesso tempo voglio riportare qua perché credo che sia un bel esempio del clima che si respira. Mercoledì, pittura. Oggi c'era la modella dal vivo, quindi ho ripreso a dipingere dal vivo, ovviamente dei dipinti nuovi. Vi ricordate che settimana scorsa mi ero dato un obiettivo? Bene, oggi ho finito una grisaglia, quindi per la prima volta sono riuscita a finire sia l'underpainting che una grisaglia. Sono semi soddisfatta del risultato, nel senso che è venuto meglio di altre volte, però devo ancora lavorare tantissimo sulle transizioni, sul mettere riflessi più all'interno delle ombre e così via. Ovviamente anche su molte altre robe, però ecco, queste sono le priorità al momento. Per la seconda posa della modella ho fatto un disegno e poi ho iniziato l'underpainting, però il disegno mi è piaciuto particolarmente perché la posa della modella era bellissima, me ne sono innamorata, la modella era di scorcio, posa veramente fantastica e devo dire che evidentemente performo meglio quando ci sono modelli che mi piacciono di più, infatti la modella di oggi mi piaceva molto, quindi speriamo nel modello di domani. Giovedì, pittura.
Oggi altra modella bellissima, ultimamente mi sto ritrovando a dire sempre che tutti i modelli sono bellissimi, che sono sempre i miei preferiti e ci sta andando bene la cosa, quindi non lo dirò più perché sono tutti fantastici. Sulla sua prima posa sono riuscita a finire di nuovo la grisaglia, anche se effettivamente dovrei continuare a lavorare sull'alzare le luci perché risulta tutto ancora troppo scuro. Mentre sulla seconda posa, che è stata stupenda, la modella era girata di spalle e davanti a lei avevo uno specchio, diciamo che era una reference presa da Velázquez, dalla sua Venere di Rokeby. E su quella posa non ho dipinto ma ho solo disegnato perché avrei avuto poco tempo e probabilmente sarei riuscita a concludere poco, quindi ho preferito fare un disegno fatto bene piuttosto che iniziare un dipinto che poi non avrei portato da nessuna parte. Non so bene come mi sento a proposito delle sessioni di pittura di questa settimana. Sono contenta che ho raggiunto il mio obiettivo di finire almeno una grisaglia, anzi ne ho finite 2, anche se poi finito è dire tanto, nel senso che, come dicevo prima, ancora c'è da lavorarci su. Quindi ancora tanto lavoro da fare prima di avere veramente confidenza con gli oli, anche se questa settimana ero decisamente più tranquilla. Non troppissime altre novità riguardo oggi, se non che abbiamo avuto un pranzo molto interessante, eravamo in tanti e ci siamo messi a parlare su quello che è il sistema dell'arte, su come fanno gli artisti ad esporre, che cosa significa avere il proprio stile e questo genere di questioni di cui adoro parlare con altri studenti o con gli insegnanti dell'accademia. Domani avremo la visita ad un museo e vi racconterò un pochino meglio l'ultima giornata di questa settimana. Oggi venerdì e vlog anche oggi perché abbiamo fatto una visita ad un museo che era la Galleria d'Arte Moderna di Milano. Io non ero mai stata, una galleria che comprende sia sculture che dipinti. Infatti, dopo una prima introduzione di Maurizio, il nostro insegnante, ci siamo messi a disegnare. Abbiamo disegnato sia alla galleria, un po' di sculture diverse, sia al Parco dei Bambini, che è un parco che c'è subito dietro alla galleria. Tra l'altro c'era una bellissima giornata, quindi molti volevamo anche stare fuori. Però è stato super divertente, super bello riuscire a disegnare anche oggi. Tra l'altro per me era la prima vera volta a disegnare in un museo, quindi sono stata molto contenta. Conclusioni finali sulla settimana come al solito positiva, sono stata contenta dei disegni che sono venuti fuori e sono anche stata contenta un po' dei progressi che ho fatto con l'olio, ero un pochino più tranquilla in generale, sto capendo un pochino meglio il risultato che devo raggiungere in quello che sto facendo, soprattutto ho abbastanza chiara la direzione verso cui sto andando. Quindi settimana positiva considerando anche la visita al museo, che è sempre bello andare ai musei che non si conosce, soprattutto con una guida che ti sa dare un sacco di dettagli in più rispetto a quelli che capiresti andando da solo con un'audioguida. Fine della settimana 5 e ci vediamo alla prossima settimana. Se i video vi sono piaciuti, commentate, lasciate un mi piace e iscrivetevi al mio canale.